Non c'è miglior modo di iniziare un video che con una cattura. Ciao a tutti, sono Terry Guarnieri del team Over Cat Bite. Oggi mi trovo in una splendida golena del fiume Po, collegata con un taglio dall'altra parte della sponda, quindi andiamo a risentire delle maree, dell'alzamento ogni 6 ore, crescimento, calamento dell'acqua, il quale influiscono le attività delle carpe. La golena che mi trovo in questione oggi, che sta svolgendo la mia sessione di pesca, è un invaso d'acqua da me molto conosciuto, ricco di ostacoli, alberi sommersi e addirittura vecchie macerie di un paese sprofondato durante l'alluvione del Po. Buongiorno a tutti, sono qui in sessione dall'amico Terry nel suo spot di casa. Allora, ieri sono arrivato e ho calato subito le mie 3 canne nella parte destra di questo bacino. È partito subito un pesce, una piccola carpa presa in 1 metro di profondità. Oggi però, dopo i vari salti, ho visto che comunque la parte sinistra del lago mi sembrava molto più attiva e produttiva. Difatti, anche girando con l'ecoscandaglio ho visto maggiori profondità e diversa conformazione del fondale. Questo bacino, essendo diviso in 2 da una ex strada, soffre molto delle alte e basse maree. Difatti la parte destra è quella senza affluente, soffre perché non arrivandoci acqua il livello del bacino cala drasticamente. Difatti ci troviamo a pescare molte volte nel momento di bassa marea sul metro d'acqua 80 cm. Visto questo, ho deciso di spostarmi dalla parte destra che tiene un livello dell'acqua molto più costante. Ora vi mostro dove ho calato la mia prima canna. L'ho calato in fondo vicino alla sponda opposta. Secondo me è interessante perché è vicino a un pilone e passandoci con il gommone ho visto che questo pilone era pieno di cozze, cioè alimento naturale che per le carpe è oro, essendo che è ricco di proteine. Ho deciso di innescare una doppia bilanciata perché, a mio parere, stare un po' staccati dal fondo in un fondale ricco di melma può aiutare a rendere più visibile la nostra esca. Ora venite con me che andiamo a calare insieme le altre 2 canne. Thinking you'd be the one in my arms, but I'll never deserve it, 'cause she's just too perfect. Allora,
Ho deciso di calare questa canna vicino a un albero sommerso che si trova vicino a uno scalino. Questo scalino passa da 1 metro a 2,40 metri di profondità. La cosa interessante di questo spot è che siamo vicini all'ingresso del corso d'acqua che immette l'acqua dentro questo bacino. Secondo me potrebbe essere veramente un punto interessante perché le carpe entrano ed escono da questo punto grazie alle maree quando c'è alta e bassa marea. Veniamo al succo del discorso, gli inneschi, cosa ho utilizzato? La mia pescata, cioè la pallina che mi ha dato più soddisfazione, è stata un unbroken del 26. L'unbroken è una pallina studiata per posti difficili con presenza di granchi e pesci di disturbo che potrebbe andare a rovinare la nostra esca. Difatti è un'esca super dura che quando la andiamo a comprare ci viene venduta in un liquido che sarebbe il suo dip per renderla ancora più potente ed attrattiva. Come secondo innesco, cioè quello che mi ha fatto prendere, ho utilizzato una piccola pop-up del 20 al gusto Trilogy. My internet girlfriend is all that I want. Passata anche questa nottata e sfortunatamente non siamo riusciti a portare nessun pesce guadino e anche ieri è stata una giornata molto magra. Gli spot che avevo scelto mi comunque continuano a dare molta fiducia, infatti terrò le canne lì. Il 100% del potenziale di questo spot lo otteniamo nel prefrega, difatti grazie alla sua acqua bassa nella maggior parte dei punti e le sue folte legnaie, le carpe vengono qui dentro per fregare perché sono in sicurezza. Il problema è che precedentemente la nostra pescata ha piovuto, questo ha abbassato le temperature dell'acqua e quindi le carpe non sono ancora entrate a fare la loro frega. Ora ci accingiamo a spostare il calamento perché dopo 2 giorni di inattività, anzi solo di pesci di disturbo, pesce gatti, andiamo alla ricerca di un nuovo spot vicino a un ostacolo sommerso presente da anni. Ecco ragazzi, siamo giunti nello spot prescelto a ridosso di un vecchio traliccio elettrico. Proveremo a calare qua le nostre insidie, una yellow bilanciata del 20 mm. Calamento effettuato, una piccola manciata di esche sopra l'innesco, non pasturare troppo altrimenti i pesci di disturbo voracissimi andranno a mangiare il nostro innesco. Dopo 3 giorni di inattività delle carpe, questa mattina all'alba è venuta a trovarmi una splendida regina nella golena del Po. Ahimè, anche questa sessione è giunta al termine. Nonostante tutte e 2 pesci siamo riusciti a tirarli fuori. Alla prossima avventura.